Bello. Buondì, siamo all'Uliveto finalmente. La prima volta dell'anno che veniamo all'Uliveto. Siamo verso il 20 di gennaio in questo momento. Voi vedrete il video un po' più avanti. Però la prima volta dell'anno che veniamo all'Uliveto, che usciamo dalla nostra cascina tipo a -10, arriviamo qua e c'è una temperatura quasi tropicale. Allora si sta da Dio, c'è un bellissimo sole, anche se c'è un po' di vento di tramontana che picchia, ma noi qua siamo abbastanza riparati e stiamo facendo operazione agrumi. Non è ancora ora di iniziare la potatura delle olive, questa la cominceremo soltanto verso metà febbraio. Iniziamo con i nuovi impianti di nuovi alberi e quest'anno ci sbizzarriamo con gli agrumi proprio. Adesso vi facciamo fare un giro di tutti gli agrumi che abbiamo già messo in questo luogo e poi piantiamo insieme delle piante che abbiamo comprato questa mattina molto interessanti. Allora, intanto alle mie spalle ci sono 2 arance naveline, una e una 2. Questa tra l'altro quest'anno ha anche appena buttato un nuovo getto bellissimo, che questo ci fa pensare che stia bene, ma in realtà l'avevamo notato subito che questa zona in particolare è molto buona per gli agrumi. Difatti adesso ne metteremo altri sempre qui. Questo è un pompelmo rosa che non ha ancora mai fruttificato, però anche lui è bello verde, sembra stare abbastanza bene qui. Ci avevano sconsigliato tutti quando siamo arrivati qui di mettere agrumi, tutti ci hanno detto no, lasciate perdere che tanto non vengono e poi vi gelano eccetera eccetera. Noi qui siamo in Liguria, siamo a circa 8 km dal mare in linea d'aria e siamo qui a circa 250 metri di altitudine. C'è da dire però che questa è una zona montuosa, cioè è una zona di colli molto alti, boschiva principalmente, e soprattutto che riceve, soprattutto in inverno, in autunno-inverno, vento di tramontana freddo. Qui alle nostre spalle c'è il Monte Beigua e il parco del Monte Beigua, che è una vetta a 1200, arriva fino a 1200 il Monte Beigua. Quindi sì che siamo molto vicini al mare, però siamo anche in una zona montuosa, quindi con un clima che non è proprio dei più semplici. Noi abbiamo deciso di provare lo stesso e finora devo dire che in alcuni casi è andata molto bene, in altri casi meno, però ovviamente qui bisogna trovare anche quali sono le zone migliori per metterli. Questa è una delle migliori. Noi comunque monitoriamo sempre la temperatura, abbiamo questo qui che è una sonda, un termometro. Visto che noi non siamo sempre qui, quindi non riusciamo a verificare i picchi più freddi che sono al mattino presto, questo ci dice le temperature. Per adesso la temperatura più fredda registrata è -2 gradi e la massima 37. Guarda che storia. Qua è successa una cosa incredibile, è entrato un cinghiale nella proprietà che ha fatto passare, guardate, tutto il terreno, ha smosso tutto il terreno, ha lasciato solo i finocchi. Cioè incredibile, dove era coltivato lui non ha toccato. Ma vantadei una medaglia. Questo ha patito parecchio. Questo qui è un mandarino Havana Pirene. Esattamente. Questo ha patito molto, ma secondo me non ha patito tanto il freddo, più che altro il luogo dell'appezzamento dove noi l'abbiamo messo. Questo è un punto dove picchia tantissimo vento, probabilmente ha patito questo perché non sta tantissimo bene. Questo proviamo a dargli una bella potata e vediamo se si riprende, ma questo non sta tanto bene. Questo è uno Yutsu. Questo qui per esempio sta molto meglio, già una terrazza un po' più in alto, leggermente più riparato, lui sta alla grande. Forse anche lui è leggermente da sfoltire. Questo qua c'ha delle spine mortali, guarda che roba. Però bellissimo, lui sta veramente bene. C'è da dire che questi yuzu secondo me sono tipo super robusti. Sì, questi sono super robusti. Vedremo anche se fruttifica, che tipo di frutto fa, eccetera. Comunque quella che gli agrumi non si possono coltivare al freddo è un po' una leggenda. Cioè la pianta resiste anche a temperature molto basse, anche sotto la neve, anche a -5. Cioè la pianta non ha nessun problema visibile né alle foglie né alla vegetazione. Certo è che se uno li coltiva in luoghi molto freddi patirà il frutto, perché il frutto ovviamente degli agrumi va a maturazione tendenzialmente in inverno. Allora se una pianta è carica di frutti e becca -5 perderai tutti i frutti, però la pianta resiste. Mentre invece negli anni in cui non fa delle gelate particolari tu avrai il tuo raccolto.
Comunque, come si può vedere, come diceva Nina, dietro di noi ci sono montagne. Noi siamo sì a 8 km dal mare, però abbiamo questa salita del Monte Beigua e che praticamente arriva fino a 1200, per cui siamo in una conca di montagne. Per cui le temperature scendono, sì, nevica anche da queste parti e scendono anche fino a -2, -3 come abbiamo visto. Da questo luogo noi vediamo il mare in quella direzione e la neve in quell'altra. Siamo passati stamattina in un vivaio qui vicino, da cui abbiamo già preso le piante che sono già in terra, queste 3 qui, e ci ha dato praticamente 3 piante, 2 aranci e un limone. Gli aranci sono un tarocco e un sanguinello. Ce le ha date per pochissimo, perché ha detto che erano insomma un po' malconce. In effetti hanno le foglie un po' nere, un po' di cocciniglia, qualcosa un po' di arricciato, il vaso piccolo, cioè sarebbero state piante che aspettavano il travaso. Lui ci ha detto io ve le do così e ce le ha fatte pagare veramente poco, e noi siamo fiduciosi perché questo è veramente un buon posto con una terra super ricca, super buona, e quindi abbiamo detto dai, va bene, proviamo, e secondo noi si ripigliano abbastanza velocemente. Noi arriviamo dalla Lapponia, guarda delle pelli di lana che ne ho io, qua fa calore qua. Arriviamo con 6 maglie di lana, no? Infatti qua la gente ci guarda come se fossimo degli alieni. Caldo boia, entriamo in un negozio con 7 maglie di lana, ci ridono tutti addosso. Allora, un'altra cosa che noi tendiamo a fare contro tutte le regole è li mettiamo vicini. A me piace mettere gli alberi vicini, a volte anche che si toccano, anche a parte il fatto che prima che questi si toccano io sono già morto. Però qui va bene, Nina? Sì. Bella. La terra qua è bella. Bucare da tartufi. Che profumo sta terra. Ok. Buco va bene. Oggi non abbiamo letame con noi, quindi li mettiamo giù così, e poi la prossima volta ci portiamo giù dei bei sacchi del nostro letame e glielo mettiamo sopra, intorno. Chi non esce di casa con 2 sacchi di letame di solito? Appunto. Il nostro boschetto di agrumi aumenta. Visto che la pianta ci ha già attaccato un arancio, proviamo ad assaggiarlo. Questo qua è il sanguinello. La sbuccio. Proviamo così. Buccia bella spessa. Profumo buonissimo. Madonna. Poi questa è un'arancia cresciuta in vaso, quindi se questa è buona vuol dire che quelle che verranno dopo saranno ancora meglio. Provo io, Leo. Ah! Non hai fatto una bella pubblicità? Non te la do da assaggiare, Leo. Ma è buona, è solo brusca o è amara? Allora, secondo me non è matura. Amara non è amara, però è brusca. Poi del limone. Quindi li lasciali. Questi li lascio? Sì. Ok. Minchia, sull'arancia nuova, Leo. Aspetta, Leo, togliamo un po' di roba. Oh. Qui Ego ha fatto una roba assurda. Va benissimo sto coso. Quest'anno a potare ci divertiamo, Nina.
Ego ci ha mandato da provare questo potatore a batteria che abbiamo caricato ovviamente a casa col fotovoltaico, e poi veniamo su e potiamo tutto il giorno. Questo attrezzo è tutto in carbonio, tra l'altro ha una barra che si allunga qui e poi ne ha ancora un'altra da potergli aggiungere supplementare. Arriva a più di 6 metri sta roba, assurdo. Guarda, in 3 secondi abbiamo potato tutto questo alloro che veniva sopra l'agrumeto. Adesso vediamo di toglierlo, però eccezionale, eccezionale. Ne fai del lavoro con sta roba, che voleva prima col nostro seghetto manuale e il nostro manovella. No, il nostro che per carità serve ancora quello, quando devi andare a cacciarti è leggero, sai. Gli attrezzi manuali quelli funzioneranno sempre in eterno, anche quando Ego sarà morto quell'attrezzo manuale funzionerà ancora, però comunque questo ci allevia di un bel po' di fatica quest'anno, te lo dico io. È ufficialmente partita la campagna olive 2026. Ci eravamo lasciati qualche settimana fa mentre piantavamo gli agrumi, poi abbiamo detto prossima settimana cominciamo, poi è successo di tutto, ha nevicato, ha piovuto, è nato un vitello, non siamo più riusciti a venire all'uliveto. Adesso finalmente siamo partiti con la potatura. Stamattina abbiamo già fatto una decina di alberi, forse di più, 12, 15, non lo so, ce ne sono 50 da fare, non so se finiremo di oggi, ma ci diamo dentro. Quindi con questo attrezzo veramente stiamo velocizzando parecchio le operazioni, comunque alterniamo diverse fasi. Io faccio una fase di sgrossamento con questo, poi passiamo a fare una rifinitura con un seghetto manuale ancora di precisione, e poi Nina mi passa dietro e fa polloni, succhioni e tutta la parte bassa manualmente con le forbici. Allora, la nostra potatura è una potatura intuitiva, ve ne avevamo già parlato. Per ogni pianta cerchiamo di capire che cosa è meglio fare, quindi non si può dire che seguiamo un metodo particolare. L'obiettivo primario è sempre quello di portare luce all'interno della pianta, però senza lasciare branche scoperte o zone che possono essere bruciate dal sole. Quest'anno l'intento è di fare una potatura un pochino più leggera rispetto all'anno passato, perché l'anno passato non c'è stato raccolto. Quindi nella fiducia che quest'anno ci sia una buona fioritura e un buon raccolto, cerchiamo a maggior ragione di non dare uno stress troppo grande alle piante. Stamattina siamo partiti, da noi c'era -2. Ovviamente ogni volta veniamo qua abbiamo la sensazione di arrivare su un altro pianeta completamente. Che bella. Era piccolina così quando l'abbiamo messa. Liguria si sa terra delle mimose. C'è Rita che sta andando in giro con un femore di capriolo lungo così che le pendola dalla bocca. I lupi lasciano le loro tracce anche qua in Liguria. Allora, mentre Leo continuava a potare, io ho decespugliato qua. Qui è praticamente dove nascono gli asparagi. Sono asparagi viola tipici qua della Liguria e fanno degli asparagi bellissimi ogni anno, quindi visto che adesso ci siamo quasi abbiamo dato una bella decespugliata. Sono un po' stanca, abbiamo lavorato tanto e comincio ad accusare.
diciamo che per oggi come giornata di lavoro siamo soddisfatti. Abbiamo fatto parecchie piante e abbiamo dato anche una sistemata in certi punti dove c'era roba che avevamo tirato giù che era da sistemare. Di mettermi qua un po' nell'elicriso, finisse il pant. C'è un profumo qua in mezzo che non so, è una roba che puoi morire coricato qua nell'elicriso. Allora, è quasi sera, meglio che andiamo giù perché quando torniamo in cascina noi abbiamo da finire con gli animali, le mucche eccetera eccetera, mungere tutto l'ambaradan che ci aspetta giù di là. Quindi per oggi direi che metà appezzamento è a posto. La prossima volta, che non sarà tra tanti giorni, faremo la seconda metà dell'appezzamento e poi in una terza volta dobbiamo venire a smaltire tutte le potature. Così riusciamo anche a farci un po' di legna per la casetta che c'è qui nell'uliveto. C'è anche una stufa che casomai quando facciamo la raccolta uno dovesse fermarsi a dormire, almeno abbiamo un po' di legna da scaldarci. Direi che per oggi la giornata qui all'uliveto è finita, noi rientriamo in cascina, possiamo anche arvezzarvi, o no? Arvezze in gamba, cari amici. Ciao cari amici. E quest'anno veramente preghiamo che la stagione sia buona, perché l'anno scorso senza raccolto noi abbiamo bisogno di raccogliere e fare dell'olio d'oliva. Quindi quest'anno speriamo che la stagione sia propizia e che questo appezzamento ci dia dell'ottimo olio. Qui c'è un mega giga pannello solare che ci ha dato Mastidattoli, ma non vi diciamo niente perché è una sorpresa. A breve faremo un video in cui vi spiegheremo a cosa ci serve questo pannello. Sarà un video su energia solare, bluetti, casette off grid e tanto altro ancora. Restate sintonizzati.